Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, Interior Design, e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili perché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Nel video di oggi vorrei condividere con te 5 idee e tendenze per rinnovare o pianificare un bagno. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere maggiori informazioni su questo tema. Sembra incredibile quanto sia cambiato il modo di percepire e vivere il bagno. Inizialmente il bagno era fuori casa perché è considerato luogo sporco e poco igienico. Poi per praticità è stato inglobato nella casa, rimanendo però un ambiente sempre secondario. Negli anni ha acquisito sempre più importanza fino a diventare ora delle piccole spa. Oggi il bagno è davvero uno tra gli elementi più importanti che si guarda quando si cerca o si costruisce una casa, e anche quelli più piccoli vengono studiati in maniera iperfunzionale. Vediamo quindi le tendenze per bagni contemporanei, funzionalissimi e davvero appunto di tendenza. Il primo, i mobili sospesi. Da qualche anno ormai sono di tendenza i lavandini appoggiati o incassati in mobili o ripiani. Questo è un trend che si riconferma anche quest'anno. I mobili sospesi sono un ottimo modo per far sembrare il bagno più grande di quello che è veramente. Lo spazio sottostante allarga otticamente gli spazi. Inoltre hanno una funzione pratica perché permettono di pulire più facilmente i pavimenti. Si trovano in commercio mobili sospesi di varie forme e grandezze. Sicuramente puoi trovare quello che meglio si adatta alle tue esigenze e al tuo stile. In bagni piccoli, dove un mobile vero e proprio potrebbe risultare molto ingombrante, è possibile appoggiare o incastrare il lavandino ad un asse che serva giusto da supporto. Questo sarà un arredo minimal, ma comunque di grandissimo effetto. Con gli assi di legno o di qualunque materiale tu preferisca, puoi davvero essere creativa e creare un design che si possa adattare perfettamente agli spazi che hai a disposizione. Un'idea originale è di incorporare sotto i mobili o gli assi delle strisce LED. Questo creerà ambienti unici e intriganti. Enfatizza l'innalzamento dei mobili, definisce i volumi e aumenta l'illuminazione diffusa. Attenzione però alla superficie del pavimento quando decidi di aggiungere le luci sotto i mobili. Se sono lucidi riflettono la luce e questo è davvero molto fastidioso. In questo caso fai in modo che la luce non sia direzionata direttamente al pavimento, ma magari al muro, o quantomeno usa una striscia LED con diffusore. La seconda è usare la luce integrata. Lo sappiamo già, la luce è essenziale sempre e ovunque, quindi non può fare certo eccezione il bagno. Il trend per le luci del bagno è di incorporare la luce integrandola nell'architettura, ovvero illuminare la geometria e i volumi dello spazio invece dei classici punti luce centrali e luce allo specchio. Questo tipo di illuminazione rende l'ambiente più sofisticato, pulito e moderno. Produce una luce morbida che crea una bellissima atmosfera. Questo tipo di illuminazione sta diventando sempre più di tendenza perché la tecnologia e la luce LED stanno diventando sempre più accessibili e versatili. Ottimo il suo utilizzo, oltre ai sottomobili sospesi che abbiamo visto un attimo fa, anche dietro lo specchio, in eventuali nicchie incassati a soffitto o lungo il perimetro del soffitto appunto. Ovviamente è possibile aggiungere anche luci decorative a muro o a soffitto a seconda del tuo stile. Un buon progetto illuminotecnico mette insieme diversi tipi di illuminazione. Spiego qua. E giocare con luci differenti in bagno può creare ambienti davvero suggestivi. Un'altra tendenza è mixare trame e materiali.
In generale, mixare materiali e trame differenti è importante nell'arredo, ne parlo sovente, perché crea contrasto e movimento e il contrasto è un punto fondamentale in interior design. Ne parlo qua. Questo è vero, quindi ovviamente anche in bagno. Potresti usare materiali o colori diversi per dividere due aree differenti del bagno. L'area della doccia, per esempio, potrebbe avere un pavimento dello stesso materiale, ma con colori diversi rispetto a quello del bagno, o viceversa, materiali completamente diversi che però riprendano i colori del resto del pavimento. Potresti decidere di rendere la parete del lavabo e specchio il punto focale del tuo bagno, mettendo piastrelle in contrasto con il resto o addirittura usando della carta da parati. Una combinazione senza tempo è marmo, bianco, nero e legno. Mette insieme l'eleganza del marmo insieme al calore del legno. Per un bagno super moderno puoi combinare il cemento con il legno ed elementi satinati. Non ti spaventare per l'utilizzo del legno, esistono legni trattati appositamente che non patiscono affatto l'umidità presente in bagno. Per un'atmosfera più rilassante puoi mixare piastrelle molto fantasiose con colori neutri ed elementi dalla forma particolare. A livello di materiali c'è davvero l'imbarazzo della scelta in commercio e scegliere diventa davvero complicato. A livello di combinazioni di piastrelle spesso vengono proposti degli esempi, ma un bagno non è fatto solo di piastrelle. Devi scegliere la luce, i mobili, i sanitari, la rubinetteria e i vari elementi e il rischio di prendere cose che piacciono, ma che poi non stanno bene insieme è davvero grande. Come fare allora? Anche per il bagno, come abbiamo visto nei 4 step per arredare, lo trovi qui, è davvero molto d'aiuto creare una mood board, ovvero un foglio dove mettere insieme tutti i pezzi. Trovi senza dubbio immagini di ciò che ti piace online, magari nel sito del rivenditore stesso. Prendile e mettile vicine per vedere se insieme risultano bilanciati ed armoniosi. In caso contrario dovrai cambiare qualche pezzo. Le mood board sono un alleato indispensabile per gli interior designer. Ti consiglio davvero di usarlo se devi rinnovare o pianificare un bagno. Un'altra tendenza è quella di utilizzare piastrelle larghe. Gli ambienti contemporanei prediligono linee pulite e minimali. Per questo motivo usare in bagno piastrelle dalle grandi dimensioni risulta vincente. Meno linee di interruzione ci sono, più lo spazio tra l'altro sembrerà grande. Bisogna poi anche cercare di avvicinare il più possibile le piastrelle l'una all'altra e usare per le fughe un materiale di un colore il più simile possibile alla piastrella. Questo renderà il tutto più lineare, uniforme ed elegante, ma soprattutto lascerà meno accumulo di sporco tra le fughe. Un altro trend è quello di utilizzare dei tocchi di nero. Lo abbiamo visto nei trend del 2021, lo trovi qua. I tocchi di nero sono una tendenza molto amata negli ultimi anni che continua a piacere. Dettagli neri tendenzialmente opachi sono davvero molto usati. Può essere la rubinetteria, le maniglie dei mobiletti, il profilo dello specchio o del box doccia, ma può anche essere direttamente il lavabo. I dettagli neri danno un certo peso visivo allo spazio, aiutando a dare vigore e movimento agli ambienti, soprattutto dove sono stati usati magari colori molto chiari. Il contrasto che si crea è davvero unico e affascinante. Il nero si abbina davvero a qualunque materiale, ma prima di usare questo tocco di nero valuta come comunica con il resto dell'ambiente per poterlo usare nelle giuste dosi. Spero che questo video ti sia stato utile e se stai decidendo di rinnovare o pianificare un bagno, ma se hai ancora dei dubbi non esitare a contattarmi. Se poi il video ti è piaciuto fammelo sapere con un bel like e se non lo hai ancora fatto ricordati di iscriverti al mio canale. Attiva anche la campanella così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao ciao!